Buongiorno a tutti, sono Salderiso, benvenuti a Minori in Costiera Amalfitana. Siamo nella mia nuova pasticceria dove oggi voglio presentarvi 3 dolci straordinari: la pastiera classica napoletana, la pastiera al cioccolato e il soffiato di pastiera. La pasta frolla che realizzeremo è la base unica per tutte e 3 le tipologie di pastiere, a partire dal burro, 300 g di burro fresco, 50 g di uovo intero, 60 g di tuorlo d'uovo, 20 g di sale, farina debole, 200 g di zucchero, la bacca della vaniglia delle isole Bourbon e non può mancare la buccia grattugiata del limone Costa d'Amalfi GP. Inseriamo subito nella planetaria il burro. Aggiungiamo subito tutto lo zucchero, la polpa della vaniglia, il sale, aggiungiamo l'uovo intero, la parte profumata ricca di olio essenziale del limone di Amalfi grattugiata. Iniziamo ad emulsionare bene tutti gli ingredienti, uniamo il tuorlo dell'uovo ed infine aggiungiamo tutta la farina bianca, una farina debole, povera di glutine, perché in questo caso abbiamo bisogno di molta friabilità e fragranza. La farina viene unita all'ultimo momento e la si lascia incorporare in pochissimi secondi. Una volta pronta gli diamo una piccola impastata con le mani in questo modo. Come vedete è molto liscia, ha incorporato bene tutti gli ingredienti, ha la giusta elasticità che serve per stendere la nostra frolla e la lasciamo adesso riposare avvolta in un cellophane in frigorifero per almeno un'ora. La pasta frolla è bella fredda e ora andiamo a riempire la tortiera. Vi consiglio sempre di utilizzare una pasta frolla ben fredda. La tortiera è pronta e ora la mettiamo in frigo mentre prepariamo il primo ripieno per la pastiera classica. Gli ingredienti per la prima pastiera sono ricotta di mucca fresca, lo zucchero dove abbiamo già precedentemente frullato la bacca di vaniglia delle isole Bourbon, il grano cotto, la crema pasticcera, il sale, la buccia d'arancia candita, le uova intere, il latte, gli oli essenziali di cannella e fior d'arancio e per finire non può mancare una grattugiata di arancio e limone fresco Costa d'Amalfi GP. Inseriamo prima la ricotta che è stata in frigorifero almeno 12 ore. Aggiungiamo lo zucchero e lo zucchero vanigliato, il sale, la crema pasticcera e iniziamo a emulsionare bene tutti gli ingredienti. Aggiungiamo le arance tritate e il grano cotto. Uniamo la buccia di arancio e limone grattugiato, le uova intere sbattute, aggiungiamo il latte fresco, aggiungiamo 2 gocce di fior d'arancio e 2 di cannella. Adesso versiamo tutto il ripieno nella tortiera di pasta frolla. Sono circa 1,350 kg in tutto di prodotto e questa è una pastiera per circa 12 persone. Adesso stendiamo la pasta frolla per realizzare le classiche strisce in orizzontale sulla nostra pastiera. La nostra pastiera è pronta, la mettiamo in forno intorno ai 170 gradi per circa 45 minuti. Ed ora siamo pronti per preparare il ripieno per la pastiera al cioccolato.
Abbiamo qui la ricotta di mucca fresca, zucchero vanigliato, il grano cotto, il sale, la crema pasticcera, le arance candite e tritate, una percentuale di latte freddo, uova fresche, il latte caldo che andremo ad emulsionare nel cioccolato precedentemente fuso. Ecco qui, abbiamo fatto un'emulsione del nostro cioccolato e dopo aver lavorato i nostri ingredienti con lo stesso procedimento della pastiera classica, uniamo la ganache al cioccolato. Il nostro ripieno è pronto. Adesso prepariamo le nostre striscioline di pasta frolla. Quindi pasta frolla a circa 4 mm, andiamo a fare la decorazione al nostro dolce e poi inforniamo la nostra pastiera al cioccolato. Il forno è a temperatura, adesso inforniamo la nostra pastiera a 170 gradi per circa 50 minuti. Adesso prepariamo il nostro soffiato di pastiera. Iniziamo con la pasta frolla. Stendiamo la pasta frolla a uno spessore di circa 5 mm. Andiamo ad ottenere un disco di diametro 22 cm che faremo cuocere direttamente nel cerchio d'acciaio e con la stessa pasta ricaveremo con un coppapasta dei fiorellini che andiamo a cospargere con dello zucchero semolato. Ora che siamo pronti, andiamo a infornare in forno a 180 gradi per circa 15 minuti. Gli ingredienti per fare questa mousse di pastiera sono tuorli d'uovo, lo zucchero, la gelatina che serve per legare, l'arancia semicandita, lo zucchero al velo che andremo a mantecare con la ricotta fresca, aggiungeremo il grano cotto e per finire una grattugiata di agrumi freschi, del fior d'arancio e cannella. La nostra pasta frolla è in forno che sta cuocendo, noi iniziamo a preparare le arance semicandite che ci serviranno per creare la glassa sopra la nostra torta. Affettiamo le arance molto sottile, le pesiamo, egual peso 100 g di arance con 100 g di zucchero, le lasciamo macerare, riposare in frigo per circa un'ora, dopodiché li facciamo cuocere a fuoco moderato per circa 5 minuti. Versiamo innanzitutto il tuorlo dell'uovo pastorizzato, lo zucchero che andremo a montare, facciamo montare fino a quando il prodotto non sarà quadruplicato. Mentre il tuorlo dell'uovo sta montando, vediamo che le arance stanno bollendo e facciamo adesso da questo momento in poi, calcoliamo 5 minuti. Il tuorlo dell'uovo è montato, come vedete, lo mettiamo da parte. Le arance sono pronte, sono passati 5 minuti. Lasciamo raffreddare direttamente nello sciroppo e quando si saranno ben raffreddate utilizzeremo lo sciroppo freddo con l'aggiunta di liquore all'arancio per inzuppare il pan di Spagna che troveremo al centro del dolce e le arance invece le utilizzeremo per creare lo specchio sopra la torta. Adesso andiamo a montare la panna che, come sapete, in una mousse alla fine per alleggerire c'è sempre bisogno di panna montata e del tuorlo d'uovo che abbiamo già montato. Pronta la nostra panna montata, mettiamo la nostra ricotta di mucca con lo zucchero al velo, aggiungiamo la polpa di mezza bacca di vaniglia, una grattugiata di arance e limoni della Costa d'Amalfi, aggiungiamo anche qui 3 gocce di cannella e 3 di fior d'arancio, mantechiamo la ricotta per qualche minuto. Abbiamo mantecato la ricotta, una volta pronto aggiungiamo immediatamente la gelatina precedentemente ammollata in acqua e sciolta. Aggiungiamo il grano cotto, emulsioniamo bene la ricotta con il grano, le arance a cubetti. Quindi come vedete sono gli stessi ingredienti della pastiera classica napoletana. Aggiungiamo il tuorlo dell'uovo montato e per finire la panna semimontata. E andiamo adesso però a comporre il nostro dolce. In un cerchio di acciaio o un cerchio di acetato come questo andiamo a sistemare all'interno il nostro disco di pasta frolla. Aggiungiamo la mousse
Adesso aggiungiamo il nostro pan di Spagna al centro del dolce, un classico pan di Spagna. Andiamo a inzuppare con uno sciroppo ottenuto dal filtraggio delle arance semicandite con un'aggiunta di liquore all'arancia. Adesso ricopriamo con la mousse il pan di Spagna. Abbiamo terminato la nostra torta, adesso andiamo in abbattitore. La nostra pastiera è pronta. Bellissima, come vedete durante la cottura si gonfia un po', è normale. Adesso la facciamo raffreddare a temperatura ambiente e magari dopo 24-36 ore la possiamo degustare con uno spolvero di zucchero al velo. Prepariamo un tritato di queste arance semicandite, uniamo la gelatina neutra con dello sciroppo di arance semicandite. E questa è la glassa che andremo a utilizzare per decorare la nostra torta. Mentre il dolce finisce di raffreddare andremo a sfornare la pastiera al cioccolato. È cotta, è circa 50 minuti che è in forno a 170 gradi. Ecco a voi un delizioso dolce per festeggiare la vostra Pasqua. Abbiamo aggiunto alla classica ricetta del cioccolato fondente al 70% di massa di cacao e così otteniamo un delizioso dolce per festeggiare la vostra Pasqua. E adesso prendiamo la torta dal freezer. Ecco qui. Andiamo a decorare la superficie con la gelatina di arance. Ci aiutiamo con un phon per sformare. Ecco qui. Formiamo il nostro dolce, mettiamo sopra un piatto da portata, mettiamo intorno i 12 biscottini per decorazione, mettiamo su le arance semicandite arrotolate e per finire mettiamo su un po' di grano dolce. Oggi vi ho presentato appunto le mie 3 pastiere, la classica al cioccolato e il soffiato di pastiera realizzato con gli ingredienti della pastiera napoletana. Un dolce a cucchiaio che si può degustare tutto l'anno, si serve a 4 gradi, quindi conservato in frigorifero normalmente. Chiedo di rifarla a casa perché è un dolce veramente strepitoso. Tanti auguri a tutti e arrivederci alla prossima.